Non ti fidi ancora di Bitcoin? Sapevi che banche e stati stanno investendo pesantemente su questa moneta? In questo video andiamo a vedere chi e perché sta iniziando a investire pesantemente su questa criptovaluta. Ciao, sono Marco Delio, trader coach e pro investor su eToro. Secondo te, quali paesi detengono più Bitcoin? La risposta non è quella che pensi. Ad esempio, la Cina banna Bitcoin dal suo stato più o meno una volta all'anno. Una volta all'anno dice che Bitcoin è illegale nel suo paese e che non si può usare. Quindi penseresti che Bitcoin, la Cina, non ne detiene neanche uno. Sbagliato. Invece è il secondo detentore a livello mondiale di Bitcoin dopo gli Stati Uniti. Andiamo a vedere quali paesi detengono più Bitcoin. Vediamo proprio la classifica e quanti davvero ne hanno. Questi sono gli stati che detengono più Bitcoin. Ovviamente al primo posto ci sono gli Stati Uniti che detengono 198.000 Bitcoin. Fate un po' il calcolo del valore totale che hanno in Bitcoin. Ovviamente tutti questi non li hanno presi tutti nel 2025. In buona parte però sono stati presi nel 2025. Rispetto a 2 anni fa, il valore di Bitcoin detenuti da banche, istituzioni, aziende e anche stati è quasi quadruplicato. Quindi comunque in un solo anno sono stati investiti veramente tanti soldi da grosse aziende e stati sul Bitcoin. Quindi come vediamo 198.000 Bitcoin gli Stati Uniti, 194.000 Bitcoin la Cina. Siamo molto vicini in realtà. La Cina detiene quasi gli stessi Bitcoin degli Stati Uniti, che è la prima economia mondiale. Poi ci sono ovviamente il Regno Unito, l'Ucraina, scommetto che anche questo non ti aspettavi. L'Ucraina possiede 46.000 Bitcoin. El Salvador invece detiene 7.400 Bitcoin. El Salvador è un paese molto piccolo dell'America centrale ed è il primo stato che ha reso Bitcoin la valuta ufficiale del paese. Ma non ci sono solo gli stati che stanno acquistando Bitcoin. Infatti, se andiamo a vedere, ci sono anche aziende private, ad esempio. Queste sono le aziende che detengono più Bitcoin. Come vediamo, una sola azienda 140.000 Bitcoin, 92.000 Bitcoin, 50.000 Bitcoin. Se fate il calcolo, in bilancio detengono veramente tanti Bitcoin per quanto è grande questa azienda. Sicuramente conosci qualcuna di queste aziende, come Tether. Recentemente è finita sui giornali per la possibile acquisizione della Juventus. Oppure hai sentito parlare di Tezos, che ha creato una criptovaluta che appunto si chiama Tezos. Sicuramente hai sentito parlare di SpaceX, l'azienda di Elon Musk, detiene 8.285 Bitcoin. Quali di queste aziende conosci? Fammelo sapere nei commenti. Ma ci sono anche aziende pubbliche, ad esempio. Sicuramente conosci alcune di queste aziende, come MicroStrategy, famosa proprio per aver investito in modo massiccio su Bitcoin. Addirittura MicroStrategy si è indebitata più del dovuto per investire su Bitcoin. Strategy ha investito su Bitcoin soprattutto quando il valore era 100.000, quindi in buona parte è in perdita, ma ha iniziato a investire i primi Bitcoin quando Bitcoin valeva sui $3.000 o anche prima. Ma questo ci fa già capire che come visione alcune di queste aziende come Strategy vedano Bitcoin molto al di sopra di 100.000. Altrimenti sono aziende milionarie, miliardarie anche, non avrebbero investito così tanti soldi su questa moneta quando il valore era intorno ai 100.000 se era considerato alto. Ma come vedi ci sono anche tante altre aziende come Tesla o come Coinbase, uno dei principali exchange su cui si può comprare o vendere criptovalute. Ma andiamo a vedere anche quali ETF stanno performando meglio e quali ETF sulle criptovalute, in particolare su Bitcoin, hanno investito di più e quindi sono più grossi. Ovviamente il principale ETF appartiene all'azienda BlackRock, che è quella che muove di più i mercati mondiali. Possiede questo ETF 776.000 Bitcoin, come puoi vedere. Un valore pari al 3,7% di tutta la fornitura totale di Bitcoin quando non verrà più prodotto. Sì, perché al massimo potranno esserci in circolazione 21 milioni di Bitcoin. Non potranno essercene di più. E se ci pensi su quanti siamo in questo pianeta, è difficile che ci saranno molte persone a detenere almeno un Bitcoin. Addirittura neanche tutti i milionari potranno detenere un Bitcoin. Quindi se ci pensi nel futuro, a lungo termine,
Bitcoin a 50, 60, 80, 100, a 150 mila dollari, se abbiamo un orizzonte temporale di 15 o 20 anni, è molto economico. Perché adesso persone che hanno un patrimonio intorno ai 100 mila dollari ce ne sono molte. Ma quando un solo Bitcoin potranno permetterselo in pochi e probabilmente saranno i miliardari, Bitcoin non potrà più valere 100 mila dollari. Soprattutto se entra come valuta ufficiale per molti stati e non solo per El Salvador come in questo momento. Quindi qua vediamo che il principale è quello di BlackRock, ma ce ne sono molti altri come Grayscale. Quindi abbiamo capito che ormai Bitcoin non è soltanto una moneta per pochi visionari o poche persone come possiamo essere io e te che investiamo prima in questa tecnologia, ma ormai hanno iniziato a investirci le grosse aziende e i principali stati. Questo ci fa capire come è cambiata la posizione soprattutto da parte degli stati, anche attraverso le loro leggi per le criptovalute. Ci basti pensare che 10 anni fa il Bitcoin era denigrato da ogni testata giornalistica e ogni stato comunque parlava male di Bitcoin. Nessuno voleva regolamentarlo, ad esempio, mentre adesso nel 2026 dovrebbe esserci finalmente una regolamentazione definitiva per questo settore. Oppure pensiamo anche alla visione che avevano su Bitcoin, una moneta che non aveva nessun valore secondo molti stati, forse perché non si capiva la tecnologia, ma comunque era un qualcosa destinato a perdersi nel tempo. Mentre invece adesso, nel 2026, la maggior parte degli stati hanno investito in Bitcoin. La maggior parte degli stati ha preso posizione sull'argomento in modo positivo, anche se prima la pensava al contrario. Ad esempio, l'Unione Europea. L'Unione Europea ha passato molti anni a fare la guerra a Bitcoin, mentre invece adesso sta addirittura creando un euro digitale. Se vuoi sapere come funziona questa tecnologia dell'euro digitale che uscirà nei prossimi anni, iscriviti al canale perché presto farò uscire un nuovo video proprio su questo argomento. Quindi la visione di Bitcoin nel lungo periodo non può che essere positiva. Adesso noi facciamo molte analisi di breve, adesso salirà o scenderà, però nel lungo periodo tutti gli analisti oggi dicono la stessa cosa. Bitcoin raggiungerà delle cifre veramente importanti. Oggi è ancora economico. Pensa ad esempio che Bitcoin quando valeva 3.000 dollari, 5.000 dollari, le persone pensavano che erano dei massimi assurdi e che adesso crollava, che poi non avrebbe più toccato nuovi massimi, che era una moneta morta. Bitcoin oggi vale circa 80-90 mila dollari, ma ha toccato anche 126 mila dollari poco tempo fa. Mentre invece gli analisti adesso prevedono un prezzo del Bitcoin anche superiore al $500.000. E tu invece come la pensi? Bitcoin farà nuovi massimi nel lungo periodo? Oppure ormai è stato toccato il massimo assoluto e non lo vedremo più sopra i 100.000 dollari? Fammelo sapere nei commenti. Se ti interessano altre curiosità sul mondo della finanza, seguimi sui social e iscriviti alla community gratuita su Telegram. Lì aggiorno quotidianamente sulle notizie di mercato e anche su pillole di questo tipo. E noi ci vediamo al prossimo video.